Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, scovando un archetipo pilotato dal deck builder Alessandro Madarena che potremmo ben caratterizzare nel color pie che contraddistingue la sua build, il nero. Questo color pie ha sempre degli estimatori, anche in questo formato, a dispetto dei ban di alcune carte, tra cui i tutori, che nel multiplayer ne contraddistinguono la potenza, assimilandolo a uno dei colori più forti tra i formati a 100 carte. Qui però, nonostante l'approccio di crudeltà e mestizia che per gli avversari certo non manca, sono i due generali presenti nella zona di comando a farla da padroni, con delle strategie che non faranno certo rimpiangere le limitazioni di questo colore presenti nel Centurion. Questa volta vi parleremo di Miara, Thorn of the Glade, e di Tevesh Szat, Doom of Fools. Ancora una volta abbiamo a che fare con due partner, entrambi provenienti da Commander Legend, ma se uno è una vecchia conoscenza, l'altra spunta dal nulla, con delle abilità che fanno del Veglio il suo punto di forza principale. Ma andiamo con ordine, analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Miara, Thorn of the Glade, che con 2 mana, uno generico e uno nero, abbiamo un esploratore elfo con forza 1 e costituzione 2, con 2 abilità, di cui una partner, necessaria per affiancarsi a Tevesh nella zona di comando. Nella prima abilità c'è, ogni qualvolta Miara, Thorn of the Glade o un altro elfo che controlli muoiono, puoi pagare un mana generico e un punto vita, se lo fai pesca una carta. Passiamo ora a Tevesh Szat, Doom of Fools, che con 5 mana, 4 generici e 1 nero abbiamo un Planeswalker per 4 punti lealtà, con 4 abilità, di cui una pattern necessaria per abbinarlo a Miara. L'abilità col più 2 recita, crea 2 pedine creatura Trull 0-1 nere. Con il più 1 abbiamo, puoi sacrificare un'altra creatura o Planeswalker, se lo fai pesca 2 carte, poi pesca un'altra carta se il permanente sacrificato era un comandante. Infine con il meno 10 c'è, prendi il controllo di tutti i comandanti, metti sul campo di battaglia sotto tuo controllo tutti i comandanti dalla zona di comando. Già leggendo le loro rispettive abilità appare chiaro lo scopo del nostro elfo, che dovrà immolarsi per la sete insaziabile del viandante, con l'unico intento di amplificare l'effetto del suo più 1, per un ipotetico vantaggio carte impensabile persino in questo color pie. Parliamo di ben 4 carte al costo di un mana, un punto vita e un'attivazione peraltro in positivo dei punti lealtà del nostro Tevesh Szat Doom of Fools, che in compagnia di questa Miara Thorn of the Glade andrà a proporre un game plan irto di ostacoli per i nostri nemici. Sin dalle premesse è chiaro il vero scopo di questa combinazione di generali tra Miara Thorn of the Glade e Tevesh Szat Doom of Fools, il cui unico scopo è fare più value possibile, pescando sempre molte carte in barba all'unico colore a disposizione. Da un lato il nostro esploratore elfo e i token Trull si presteranno a morire per la causa, ma potremmo anche usare qualche creatura come Bloodcast che non avrà difficoltà a tornare più e più volte dal cimitero, per riproporre un ciclo in cui, ad ogni turno, avremo almeno 2 nuove carte. Già così potremo sostenere che i matchup di attrito più difficili, ma non basta, in fondo siamo no il colore dei tutori e anche se alcuni di loro non sono accessibili nel formato, possiamo sempre con Verse of the Queen, Dark Petition, Grim Tutor e Profane Tutor cercare qualche pezzo chiave per schiacciare le velleità dell'opponente. Sul fronte dei tutori introduciamo una chicca irrinunciabile in questo color pie, Expedition Map, per avere accesso a 2 staple del nero, Cabal Coffers e Urborg, Tomb of Yawgmoth, ottime per ottenere molto mana indispensabile per le nostre magie e Tevesh Szat, non certo agevole da castare. Dobbiamo però tenere alta la nomea della perfidia del nostro colore, ed ecco che arriva Opposition Agent a darci manforte in questo senso, inibendo le ricerche avversarie, punendole per il gusto di veder soffrire i nostri nemici, acquisendone un ulteriore vantaggio in risposta. C'è però un'altra risorsa che il nero adora sfruttare, il cimitero, e lo fa con una staple da sapore antico, Yawgmoth Will, avendo così accesso a tutto quello che è finito nel grave, trasformando in un sol colpo nell'estensione della nostra mano. E per evitare che qualche avversario prova a fare altrettanto, ci dotiamo di Clean to Dust e Nin Spellbomb, coadiuvati dal nuovo Doughty White Walker, per inibire o sfruttare a nostro piacimento anche i cimiteri del nemico, perché solo noi saremo in grado di padroneggiarli a dovere. Il card advantage non si limiterà solamente alla coppiata della zona di comando, grazie a Cremate, Skullcamp e Dark Confidant, con diversi effetti e tech in linea con il nostro piano di gioco principale, affiancate da una carta che da poco è tornata disponibile nel formato, Necropotence. L'unico limite di questa carta è dettato dai punti vita, per il resto nulla ci potrà fermare dal pescare molte carte utili a tenere testa a qualsivoglia reazione del nemico, per un completo controllo della partita. Con tutte queste magie, alcune delle quali esigenti nel costo di cast, ci serviranno a tutti i costi degli acceleratori di mana. Per fortuna il nero ci offre, oltre alle terre appena citate, diversi elementi in grado di soddisfare la nostra fame con Bubbling Mook, Cabal Ritual, Cooling the Weak e Dark Ritual. Non importa come, ma il nostro scopo sarà sempre quello di prevaricare in risorse il nemico, in carte o in mana poco conta. Ecco perché fanno capolino anche qualche artefatto per sviluppare al meglio la nostra azione, con Arcane Signet, Jet Medallion, Lotus Petal e Mox Amber.
Il fatto di essere monocolor in parte ci aiuta, così come l'assenza di grosse strategie aggro, per cui includeremo anche Springleaf Drum, per tappare qualcosa di sacrificabile o di non adatto a combattere per ulteriore mana utile ai nostri scopi. C'è però un'altra carta proveniente dal passato remoto del formato che ci farà molto comodo, Contamination. Ci costringerà a sacrificare una creatura, ma il vantaggio di mana che otterremo sarà ampiamente ripagato da questa perdita. Ci sono però alcune eccezioni al disprezzo verso le nostre stesse creature, con Kalitas Traitor Get, Phyrexian Obliterator e Turach Death Cantor. Ma badate bene, il loro fine ultimo è quello di far soffrire l'opponente traendone il massimo vantaggio, ecco perché ne sopporteremo la presenza in campo. Chiudono questa sezione del mazzo alcuni Planeswalker, che in quanto a velio e odio verso il nemico non temono confronti: Karn Shorvawurza, Liliana of the Veil, Lot Spider Queen e Ugin the Spirit Dragon, per un concentrato di rancore verso tutto quello che proverà a disturbare le nostre vittorie. Se da un lato Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools si ripromettono di fare un massiccio card advantage, dall'altro non vogliamo in nessun modo che il nemico ci possa infastidire, e cosa c'è di meglio di fargli scartare le risposte dalla mano con Agonized Remorse, Blackmail, Cabal Therapy, Distress, Duress, Imp to Turach, Mind Twist, Inquisition of Kozilek, Tuxais e un Mask. Un vero e proprio arsenale, tutto votato a visionare o dilapidare la mano avversaria, assicurandoci che non possa in nessun modo replicare le nostre poche minacce a terra o impedire il cast di ciò che ci metterà sul piedistallo dei vincitori. Il nero sa fare bene anche un'altra cosa: uccidere le creature, con le tecniche più perfette e complesse, raggiungendo sempre il medesimo scopo, lasciando il board vuoto, attraverso Blood Chief First, Bone Shards, Collective Brutality, Defile, Fatal Push, Go to the Trot, Heroes Don't Fall e Victim of the Night. Lasceremo solo polvere sul campo di gioco, sfruttando persino Murderous Rider e la sua avventura Swift End, assicurandoci che niente riesca a sfuggire al nostro odio verso i permanenti dell'opponente. E se qualcosa fosse protetto o in grado di sfuggire alle nostre rimozioni dirette, niente paura, abbiamo un'altra arma dalla nostra, il sacrificio, con Innocent Blood, Liliana's Triumph e Sudden Edit, pronte a costringere il nemico a gettare nel cimitero quel poco che resta in campo. C'è poi un'altra carta, vecchia e gloriosa, che non lascerà scampo alle creature da qualunque parte del campo si trovino, The Abyss, direttamente dal set Legend, per un incantesimo globale che non avrà pietà di niente e di nessuno. Per finire, non ci faremo mancare neppure nelle vratte per completare l'opera di distruzione, con Damnation, Force of Despair e Toxic Delage, gettando nella disperazione qualsiasi avversario intento a costruire un board o a proporre qualche minaccia a terra. Per concludere, se tutto questo livore venisse bloccato in qualche modo, utilizzeremo il Pitying Needle, ultimo elemento in grado di nominare una carta, disabilitandone ogni capacità, mettendo una pietra tombale sulle speranze di vittoria dell'opponente di turno. Potremmo facilmente sintetizzare i motivi per cui Alessandro Madarena si è lanciato nell'impresa di realizzare una build capitanata da Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools, per l'amore per il nero e l'odio verso la meccanica partner. Tutto è partito da Skitrix, The Blight Dragon, che però non era abbastanza veloce e incisivo per il Centurion, ma l'arrivo dei Commander Legend ha aperto le porte a una nuova signora in questa zona di comando, Tevesh Szar's Doom of Fools. Con tutte le sue abilità sia difensive che di mero card advantage, sarebbe stato stupido non approfittarne, ma bisognava trovare qualcosa di adatto per sfamare la sua sete di creature da sacrificare, e Miara, Torn of the Glade, si è ritrovata ad essere la candidata ideale. Non possiamo quindi parlare di un ripiego o di una scelta dettata dai patri, piuttosto la combinazione di un viandante con una creatura di supporto, che per svolgere bene il proprio compito deve morire, più e più volte se necessario. L'approccio che Alessandro Madarena ha costruito intorno a questi Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools è quello tipico di questo colore nefasto, con un controllo opprimente di tutte le risorse che l'avversario pensa di poter mettere in campo. La partenza ideale vede giocare il prima possibile Miara, carta estremamente sottovalutata, in grado di essere un discreto bloccante per un vantaggio carte facilmente ottenibile, con carte quali Cunning the Weak, che ci apre le porte a Tevesh di terzo turno. Non solo, anche grazie alle sinergie di Springleaf Drum o di carte come Cabal Therapy ci porteranno a massimizzare la morte di questo esploratore elfo più e più volte, pur di ottenere vantaggio banalmente a cortocircuitare le rimozioni avversarie, che su di lei ci fanno persino comodo. È chiaro quindi che il pezzo importante di tutta questa strategia è Tevesh Szar's Doom of Fools, ma se non riusciremo più a castarlo abbiamo un degno sostituto tra le 99, Lot Spider Queen, una consorte degna del flagello degli stolti. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck siamo ben piazzati, grazie ai due tool bloccanti che rappresentano una bella boccata d'aria.
oltre alle creature di supporto, che non sono poi poche, mentre tra le sinergie di The Abyss e i costrutti di Carnage of Urza e Urza Saga abbiamo modo di fare il nostro all match. Verso il control deck otteniamo un card advantage superiore, avendo poi dalla nostra con Contamination e il meno 10 di Tevesh delle chiusure più che valide per mettere in scacco questi avversari. Verso il combo deck dipende dall'uso più o meno smodato tra i tavoli del Centurion di Underworld Breach. Per questo carte come Cremate e Neil Spellball fanno bella mostra di sé tra il 99 per spegnere queste interazioni dal cimitero sempre molto pericolose. Questo archetipo, capitanato da Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools, non ha un vero e proprio matchup negativo, ma offre il fianco, non avendo il blu, ai top deck dell'avversario che potrebbero metterci in crisi anche se siamo saldamente al comando della partita. Sul fronte delle modifiche, Alessandro Madarena, attorno a questi Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools, ha già effettuato numerosi test, passando da una lista con molte più creature a questa versione più control, ottenendo migliori risultati. La creatura di spicco è rimasta Phyrexian Obliterator, un ciccione di sfondamento buono per tutte le occasioni, ma si potrebbe optare per Grave Titan in alternativa, visto che altre soluzioni come Emrakul e Promised sono bannate in Centurion. Non si tratta però di modifiche fondamentali, chiusure quali Ujin, Spirit Dragon, i costrutti e lo stesso Tevesh non mancano, già con questa configurazione è pronta ad aggredire chiunque. La situazione quindi è più che buona, ma c'è sempre la speranza di vedere qualche accelerino in grado di spingere ancora più in alto le performance di questo archetipo verso vette di miseria per gli opponenti ineguagliabili. Abbiamo concluso questo primer complesso e articolato. Ringraziamo per la disponibilità Alessandro Madarena, che ci ha illustrato un archetipo a trazione anteriore in un colore, il nero, che può solo cavalcare la distruzione dei nostri avversari. Se volete provare la strategia pattern in modo differente o volete rispolverare le bombe del passato, inarrivabili economicamente per molti, questi Miara, Torn of the Glade e Tevesh Szar's Doom of Fools possono fare al caso vostro, a patto che mettiate in conto che tra i tavoli da gioco non sarete certo benvoluti. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.